Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare questo nuovo contenuto, Napoli-Eintracht 0-0, il giorno dopo facciamo il punto della situazione cercando di mantenere calma ed equilibrio perché se ne stanno dicendo di tutti i colori. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti e cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta e volete, attivando la campanellina così state aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto, l'algoritmo si diverte e magari ci stacchiamo anche da questa situazione pareggi a reti bianche, perché poi 0-0 con il Como, 0-0 ieri, non è che diciamo ci siamo divertiti guardando il match di ieri sera, però dobbiamo mantenere assolutamente la calma. Io sono uno di quelli che riesce un attimo a fare il punto della situazione senza farmi prendere da conclusioni, ecco, affrettate, ma c'è chi vuole uscire addirittura dalla Champions League. Usciamo dalla Champions League, ci concentriamo solo sul campionato, se non riusciamo comunque a portarla avanti, più competizioni e quant'altro, per me è un pensiero sbagliato, perché una squadra, che sia il Napoli, che possa essere l'Inter, che possa essere il Real Madrid, che possa essere, che ne so, là, lo stesso Eintracht, se hai l'opportunità per merito, perché sei arrivato in campionato in una posizione dove meriti di fare la Champions, te la devi giocare, ti devi giocare comunque tutte le competizioni alle quali puoi prendere parte per meriti ovviamente in campionato, e quindi nessuno può dirti concentrati sul campionato perché sicuramente sprecando meno forze in Europa poi fai bene in Serie A. Abbiamo avuto l'esempio l'anno scorso lampante dell'Inter, che comunque non ha scelto ed è arrivata comunque alla fine a giocarsi tutto. È vero, hai perso lì, hai perso qui, hai perso le finali, siamo tutti d'accordo, però non è che l'Inter ha scelto mi concentro e butto tutto sulla Champions, assolutamente no. Hanno sicuramente preferito la situazione europea, ma in campionato comunque è andato filo da torcere fino all'ultimo, ed è così che si deve comportare una squadra che ha l'opportunità di giocare più competizioni avendo anche la partita infrasettimanale, perché non sta scritto da nessuna parte esco dalla Champions oppure faccio turnover, seconde linee, tutte le partite di Champions che restano in campionato al limite le vinco tutte da qui alla fine. Non è assolutamente così e non sposo nella maniera più assoluta questa soluzione. Detto questo, dobbiamo assolutamente fare meglio, perché la partita di ieri presenta tantissimi problemi. In primis, questa situazione abbiamo giocato bene, si potrebbe anche diciamo criticare tra virgolette, ma nel senso buono, senza ovviamente sbraitare e trarre conclusioni affrettate, però diciamo che la partita di ieri non è che è stata bellissima dal punto di vista del gioco e ciò che hai creato, anche se i primi 10 minuti, un quarto d'ora, dove vedevo quella fascia sinistra che all'improvviso funzionava di nuovo con Gutierrez, con Elmas che ha saltato l'uomo un paio di volte e ci siamo resi abbastanza pericolosi saltando l'uomo, mettendo la palla comunque in area, mi aspettavo un'altra partita. Poi all'improvviso è arrivata, che so, la frenesia, forse la frenesia di buttarla dentro. È un Napoli che forse non regge, questo lo possiamo dire, forse è un Napoli che non regge la situazione, devo buttarla dentro per forza, perché la partita di ieri ti presentava poi come situazione il vincerla quasi per forza. Il cammino è compromesso, ma non è assolutamente finito il cammino in Champions League, visto le partite che mancano e i punti a disposizione, perché arrivare comunque ai playoff puoi tranquillamente arrivarci con i punti che ci sono a disposizione, tra gli 11 e i 12 punti vai a finire tranquillamente ai playoff. È vero che devi fare almeno 7 punti, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ti puoi giocare nelle prossime 4, e probabilmente, vista la classifica della Champions dell'anno scorso, dove se non vado errato l'ultima papabile fece 11 punti, ma adesso non ho la classifica alla mano, ma mi sembra che così puoi tranquillamente ancora farli se ti metti in testa di volerli fare. Poi se il Napoli, e noi non sappiamo niente, ha già scelto, come tanti tifosi e tanti personaggi che esprimono opinioni, di
snobbare l'Europa per concentrarsi sul campionato, io alzo le mani, ma è una situazione che non sposerò mai perché la vedo un tantino fallimentare se devi poi scegliere così. Punto primo. Punto secondo, mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di chi questo Napoli l'ha fatto diventare grande, ha speso tanti soldi, si è messo a disposizione di allenatore, dirigenza, ha fatto la squadra, migliorato anche le seconde linee per poterti giocare ovviamente la competizione europea. Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, perché ovviamente quando, eh, quando c'è da criticare siamo i primi, siamo sempre qui, però cacci i sord negli anni, sempre la stessa cantilena e sempre la stessa canzone. Poi arriva Conte e noi sapevamo benissimo che Conte ogni sessione di mercato veniva lì e chiedeva e il Napoli si è messo a squadra, quindi perché adesso, ovviamente avendo fatto anche il mercato e avendo preso calciatori che a quanto abbiamo letto in tutta la sessione di mercato, ma anche l'anno scorso, c'è l'ok di Conte. Conte ha supervisionato, c'è l'ok del mister, c'è l'ok di questo, c'è l'ok di quell'altro e poi arriviamo al punto in cui non possiamo schierare la prima punta Lucca, ad esempio, perché ieri ovviamente era squalificato e siamo tutti d'accordo, però per caratteristiche è un Napoli che poi non si muove. Ieri non si è mosso nemmeno con Højlund in campo e a me è dispiaciuto il Napoli, però ripeto, questa situazione frenetica di voler per forza andare a pungere l'avversario quanto prima, senza ragionare, palla a terra, giro palla che deve essere assolutamente più veloce perché con il giro palla di ieri e i ritmi lenti che il Napoli ha imposto un tantino al match, non per tutta la durata ma in gran parte, non vai da nessuna parte in Europa, ma non vai da nessuna parte nemmeno in Serie A. Non è una situazione che dici no, io devo alzare i ritmi in Europa perché se no in Europa è più complicato. Se non alzi i ritmi viene anche lo stesso Verona di turno, che sia a Maradona o a Verona. Fai fatica, fai fatica. Poi ci siamo mangiati anche gol quasi fatti. Vedi la situazione di Anghissà, vedi il tiro di McTominay che è finito fuori dal Maradona addirittura, da dentro l'area. Vedi la situazione di Højlund e quella girata sul finale, siamo tutti d'accordo. Non devi arrivarci con l'acqua alla gola perché non dovevi arrivare ieri con l'acqua alla gola, visto l'avversario che dovevi affrontare e i gol che ha preso ripetutamente in tutte le partite. Qua siamo tutti d'accordo, però già nel pensare di uscire dalla competizione perché ovviamente abbiamo 4 punti e il cammino si è complicato, quello assolutamente no, perché ci sono altre 4 partite e ben 12 punti in palio che sommati ai 4, se il Napoli diciamo le vince, mettiamo che le vince tutte e 4, 12 punti più 4 fa 16, arrivi a fare addirittura i playoff, se non tra le prime 8 con 16 punti ci siamo, poi arrivi a fare il playoff ma lo fai da testa di serie e non ovviamente da outsider, ecco, mettiamola così. Sarà complicato, è complicato vincerle tutte e 4, siamo d'accordissimo, gli avversari che sono ovviamente alcuni molto vicini all'Eintracht di ieri, ma comunque abbiamo faticato, poi c'è il Chelsea e poi c'è la trasferta in Portogallo col Benfica, è difficile, che è difficile siamo totalmente d'accordo, ma perché non provarci? Perché alzare bandiera bianca dopo un pareggio che non dovevi fare perché ieri dovevi vincere la partita, ma le note positive però dobbiamo farne tesoro di ciò che c'è stato ieri e possiamo portare avanti con soddisfazione, ecco, perché abbiamo trovato un terzino sinistro che non avevamo da un bel po' di tempo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della corsa e dal punto di vista della visione di gioco, perché Gutierrez è un grandissimo acquisto. Elmas lo sapevamo e Elmas si è rivelato l'acquisto più azzeccato soprattutto per la gestione Conte, perché poi lo metti lì sull'esterno, ti fa la partita, puoi arretrarlo quando ovviamente vuoi far rifiatare Lobo, l'hai già fatto con il Como, ieri si è ripresentata l'occasione a partiti in corso, l'hai fatto e quindi
puoi tranquillamente gestirlo in mediana e sull'esterno d'attacco. Elmas comunque risponde presente, ha risposto presente, ma è un Napoli che deve allontanarsi da quel pensiero frenetico di ieri sera, altrimenti non si va da nessuna parte. Perché frenetico? Siamo in conclusione di video e mi auguro che qualcuno ci sia arrivato. Nel primo tempo, per non analizzare tutta la partita perché c'è poco e niente da analizzare, però la situazione frenetica, al di là dei tiri sparati alto e situazioni in area che hai gestito molto male, recuperiamo palla qui, la palla arriva a Di Lorenzo, qui non c'era nessuno, avevi un avversario qui, la punta qui, là in mezzo non c'era nessuno. Perché da qui parte un lancio di 30, 40, 50 metri che siano per arrivare alla punta e non se ne fa niente, perché quei lanci sono preda dei difensori, lo sappiamo benissimo, a meno che non c'è Big Rom. Il Napoli sta giocando come dovrebbe giocare con Lukaku in campo, ma Lukaku non ce l'hai. Lukaku non ce l'hai. Perché è un Napoli che quando rientrerà Lukaku farà vedere situazioni che funzionano, che abbiamo visto oggi o ieri o diciamo in questo inizio di campionato, che non hanno funzionato. È perché è la punta che non va. Voi mi direte sì, ma allora se è la punta siamo limitati. Siamo limitati, possiamo essere d'accordo che siamo limitati, però è un Napoli che gioca come se avesse Lukaku lì davanti, ma non ce l'ha. Questa palla arrivava a Lukaku, Lukaku la manteneva, si inserivano ovviamente mezzali, centrocampisti, che sì, terzini dentro al campo, aprivi il campo da questa parte e diventavi pericoloso. Ecco perché arriva questo lancio qui, perché sei frenetico e poi sei diciamo abituato, ecco, a farla quella giocata. Purtroppo qui si poteva salire in questa situazione, arrivavi qui, bastavano 10, 15, 20 metri, salivi palla al piede, gliela davi raso terra alla punta, invece di fare quel lancio la punta aveva tutto il tempo di stoppare, aprire di qua e fare un'altra azione a sinistra per poi mettere in difficoltà l'avversario. Quindi la frenesia non porta da nessuna parte e non porterà mai al successo. C'è bisogno di fare le cose studiate come si deve e con calma. Poi che arrivi su un finale di partita, sei 0-0, la vuoi portare a casa, diventi frenetico, 2 punte, metti in campo tutti gli attaccanti esterni che hai per l'ultimo arrembaggio, siamo d'accordissimo ed è anche una situazione da ovviamente cavalcare. L'altra nota positiva tra Gutierrez e Elmas è Noah Lang, entrato in campo Noah Lang, lo cercavano tutti perché Noah Lang stoppa il pallone e ti punta, stoppa il pallone e ti punta, stoppa il pallone di punta e cross, stoppa il pallone di punta e lancia dall'altra parte. Il piedino c'è, la personalità pure, diamogli più minuti a questo ragazzo e ovviamente senza condannare tutti quanti, il mister, la squadra, le scelte, lo spogliatoio, il presidente, eccetera, andiamoci con calma, ragioniamo e cerchiamo di fare le cose per bene perché non è compromesso a livello matematico il cammino in Champions, anche se diventa in salita, è una salita molto ma molto complicata. In campionato siamo lì e quindi senza sfasciare ecco tutto, ragioniamo e ovviamente arriviamo a qualche conclusione, ma personalmente è il mio pensiero personale che condivido con voi e ci auguriamo che il Napoli sterzi dal punto di vista un tantino della proposta di gioco, perché poi non è che chiediamo a Conte, o almeno io non chiedo a Conte di snaturarsi per quanto riguarda l'essere allenatore, alle tue idee, per amor di Dio, qua non sto a fare il saputello, ecco, dal punto di vista tattico e la proposta di gioco, però dobbiamo assolutamente quantomeno alzare il ritmo del giro palla perché sei telefonato e gli avversari che si possono chiamare Eintracht Francoforte o Pisa comunque ti daranno filo da torcere se la gestiamo così. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, un abbraccio a tutti.